Preparati a rimanere scioccato, davvero. Fermati un secondo e pensaci. Hai mai comprato qualcosa d'impulso? Ti sei sentito improvvisamente ansioso in una stanza? O hai giudicato istantaneamente una persona solo a causa di un colore senza nemmeno rendertene conto? E se ti dicessi che i colori non sono solo carini? E se ti dicessi che ti stanno segretamente manipolando? Proprio in questo momento, mentre guardi questo video. La verità è scioccante. Il colore non è solo estetica. È un manipolatore silenzioso, un linguaggio invisibile e incredibilmente potente. Il suo impatto sul tuo cervello è molto più profondo e francamente più allarmante di quanto tu abbia mai immaginato. E questo è particolarmente vero oggi, nel mondo in forte espansione e totalmente non regolamentato della cosiddetta cromoterapia e del marketing aggressivo. Oggi stiamo smascherando il vocabolario nascosto dello specchio. Esporremo il suo impatto sorprendente e a volte spaventoso sul tuo portafoglio, sul tuo benessere e sulle tue decisioni. Preparati. Questo viaggio ti farà letteralmente saltare la mente. Iniziamo con i fondamentali, ma dimentica quello che pensi di sapere. Prendiamo il rosso, certo, passione, amore, le solite cose, ma la verità è più oscura. Studi clinici hanno dimostrato che l'esposizione prolungata a certe tonalità di rosso può essere un vero e proprio innesco fisiologico per l'aggressività e l'ansia. Non è solo eccitante, è uno stress per il tuo sistema. E il blu? Il colore della calma, del cielo, del relax, giusto? Sbagliato, o almeno non del tutto vero. Troppo blu, specialmente in ambienti di lavoro, può diventare un sorprendente soppressore della creatività e persino indurre sentimenti di tristezza e distacco. È il colore della depressione aziendale. E il giallo, il colore della gioia, è anche il colore che affatica più rapidamente l'occhio umano. È ansiogeno. C'è un legame inquietante tra ambienti gialli e la facilità con cui le persone perdono la pazienza. Queste non sono scoperte moderne. Antiche pratiche di guarigione usavano questi colori in modi che oggi rasenterebbero la stregoneria, cercando di invocare stati alterati di coscienza attraverso la luce. E oggi, chi usa questa stregoneria? Le catene di fast food usano il rosso e il giallo per stimolare la fame e farti mangiare velocemente e andartene. Le app usano punti rossi perché il tuo cervello non può ignorarli. E le campagne politiche? Scelgono le loro cravatte blu o rosse non per moda, ma per manipolare la tua percezione di fiducia o urgenza. È tutto calcolato. È ora di agire con decisione. No, dobbiamo riflettere di più. Non c'è tempo da perdere. Ma quali sono le alternative? Ma il vero pericolo non è nei colori primari, è nelle sfumature. Prendiamo il viola, spesso associato al mistero o alla spiritualità, ma è anche, sorprendentemente, un collegamento psicologico all'arroganza o, all'estremo opposto, a una profonda malinconia. È un colore che ti isola. Il verde. Crescita, guarigione, natura. È il colore preferito del momento, vero? Ed è per questo che è il colore più usato per mentirti. La sua scioccante prevalenza nel greenwashing lo rende il colore più ingannevole del marketing moderno. Ti fa sentire etico mentre compri qualcosa di dannoso. E l'arancione, entusiasmo sì, ma è anche il colore che il nostro cervello associa istantaneamente all'economicità, alla disperazione di un affare da 4 soldi. E qui la faccenda si fa oscura. Non è solo il colore, è la saturazione. L'inquietante ascesa della vestizione con dopamina, colori ultrasaturi, è progettata per creare picchi di acquisto impulsivo. Al contrario, gli interni IG color beige, apparentemente rilassanti, possono essere sottilmente manipolativi, cullandoti in una passività consumistica. E la cosa più spaventosa? Il marketing moderno sta prendendo queste reazioni universali, le sta mescolando con la tua storia personale e le sta riconfezionando come terapia non regolamentata per il mercato del benessere, spesso con affermazioni che non hanno alcuna base scientifica. Pensi che il colore sia un linguaggio universale? Ripensaci. Questa è la parte che frega la maggior parte delle persone, il bianco. Per noi in Occidente, purezza, matrimonio. In molte culture orientali è il colore del lutto. Immagina l'errore scioccante di una campagna di benessere globale che usa il bianco per rinascita in un mercato che lo vede come fine vita. Il verde, natura per noi. Ma in alcune tradizioni, storicamente, il verde era il colore del veleno o della sfortuna, perché molti pigmenti verdi antichi erano letteralmente tossici. Eppure, le tendenze globali del design e del benessere adottano ciecamente questi colori, ignorando la tua lente culturale. Ti vendono una guarigione, basata su un simbolismo che il tuo background culturale potrebbe interpretare come un segnale di pericolo. Sei vulnerabile a questo marketing perché presumi che loro sappiano cosa stanno facendo. Spesso non lo sanno. Quindi, come ne usciamo? Come possiamo smettere di essere burattini di questi sussurri cromatici? Primo, consapevolezza radicale. Quando entri in un negozio e senti l'impulso di comprare, guardati intorno. Che colori stanno usando? Stanno sfruttando il rosso per metterti fretta? Secondo, controlla il tuo ambiente. I colori della tua casa ti stanno segretamente stressando. Quella parete giallo brillante in cucina potrebbe essere la causa delle tue mattine nervose. E terzo, e più importante, sii incredibilmente scettico verso le pratiche di cromoterapia emergenti e costose. Usare il colore per influenzare l'umore è una cosa. Pagare centinaia di euro per fissare una lampada colorata che promette di curare malattie fisiche è un'altra.
Molte di queste pratiche mancano di prove e sono un pericoloso spreco di denaro. Il colore è potente, puoi usarlo per influenzare il tuo ambiente, sì. Quale colore scegliere per queste pareti? Non lo so proprio. Forse questo? No, meglio quell'altro. Ma se non sei tu a controllarlo, sarà lui a controllare te. Voglio lasciarti con una sfida allarmante. Guardati intorno nella stanza in cui ti trovi adesso. Qual è il colore dominante? E, cosa più inquietante, come ti sta dicendo di sentirti senza che tu glielo abbia chiesto?